Ehi avanzi di VR, ben ritrovati sul canale, sono Ben e questa è la recensione brutta di Medieval Dynasty New Settlement, seguito in realtà virtuale del noto RPG in flat che ebbe un discreto successo quando uscì nel 2021 e che tuttora è molto giocato. Ma siccome ci troviamo in un video per la rubrica giochi brutti, ecco che vi smonto subito gli entusiasmi, perché Medieval Dynasty New Settlement è un gioco brutto dal quale dovete stare molto lontani e vediamo il perché. Fin da subito non ho avuto aspettative molto alte su questo gioco, non me ne stavo neanche interessando, non pensavo, anzi non volevo fare contenuti su questo gioco che per me non aveva alcun valore. Però aspetta, non posso cominciare così aggressivo. Insomma, se vi sto portando questo contenuto è semplicemente perché Spectral Games, che ringrazio calorosamente, mi ha mandato la chiave. Sapete però che non sono neanche capace di vendere qualcosa che non merita, per cui mi dispiace davvero tanto, ma preparatevi a conoscere tutto ciò che non va in questo gioco. E cioè tutto! Medieval Dynasty New Settlement è un RPG con meccaniche da builder game, visto che, seguendo le queste principali e secondarie, si sbloccheranno sempre nuove strutture per ampliare il proprio accampamento, con l'obiettivo di espanderlo fino a farlo diventare una cittadina medievale. Tutto fantastico se non fosse per le meccaniche da gioco flat incastrate a forza in quello che dovrebbe o vorrebbe essere un gioco VR. L'aspetto grafico, che ricorda uno di quei giochi RPG anni 90 con cali di frame e riproiezione che continuerete a vedere doppio anche quando toglierete il visore, e così tanti bug che si farebbe prima a rifarlo da capo piuttosto che andarli a correggere uno per uno. Ma partiamo dalla cosa più evidente, la cosa che salta subito all'occhio non appena lo scenario si apre davanti ai vostri occhi: la grafica. Niente ombre o illuminazione, ovviamente non parlo di effetti dinamici perché mi andrebbero bene anche le ombre e le luci disegnate sulle texture, ma non ci sono neanche quelle. E a proposito di texture, sono così basse che ho avuto difficoltà a distinguere un cinghiale da un orso bruno. I personaggi poi non sono a bassi poligoni, sono semplicemente un poligono grezzo sul quale sono state attaccate le texture. I movimenti e le animazioni dei modelli degli animali e dei personaggi poi ricordano quei tizi su YouTube che fanno le parodie dei movimenti dei personaggi di GTA. Ma vogliamo chiudere un occhio, anzi chiudiamoli entrambi e sorvoliamo sull'aspetto grafico, visto che si tratta di un gioco standalone dal quale non possiamo chiedere nulla di particolare, giusto? No, anche questi sono giochi standalone eppure hanno un comparto grafico degno da PC. Vabbè, facciamo finta per un attimo che questi giochi non esistano e che tutti i giochi in standalone abbiano una grafica orrenda e proviamo a cercare solo quello che c'è di buono: le meccaniche. È un gioco nativo VR, giusto? Ma allora perché mi basta premere un tasto per raccogliere le risorse senza neanche doverle tagliare? Perché posso craftare gli oggetti senza dover utilizzare un banco da lavoro e anzi posso crearli mentre stanno sospesi per aria? Perché se colpisco un punto specifico di un albero con un'ascia, il taglio risulta da tutt'altra parte rispetto a dove sto tagliando? Perché per accendere un fuoco devo posizionare un falò prefabbricato sul terreno? Devo accendere semplicemente buttandoci un bastoncino dentro? E perché non posso cuocere la carne sul fuoco, ma devo creare un banco di cottura? E soprattutto, perché se cucino la carne il risultato è una zuppa di patate? Insomma, ci sono così tante cose in questo gioco che non vanno che per elencarvele tutte dovrei far durare questo video tanto quanto il gameplay prima di uscire per la rabbia e disinstallarlo, cioè circa 2 ore. Ho provato a seguire un po' le quest, volevo andare dritto al punto e creare il mio villaggio, farlo espandere un po', ma per fare ciò bisogna prima sbloccare i progetti praticamente per ogni cosa: strutture, banchi per il crafting di oggetti speciali e altre azioni come la creazione di vasellame, cottura, forge e molto altro. Quindi prima di passare alla creazione ed espansione del vostro villaggio dovrete fare tutta una serie di quest principali e secondarie obbligatorie, parlando con diversi personaggi dei villaggi vicini, i quali vi daranno delle piccole missioni che sanno più di dei tutorial per insegnarvi
i fondamenti del gioco e le meccaniche base. Peccato però che tutto questo avvenga nel modo più noioso possibile, in un continuo andirivieni dagli stessi punti e dovendo completare queste quest una per volta. E attenzione, non mi si dica vabbè, il genere RPG è così. Io amo il genere RPG, l'ho giocato per tantissimo tempo e infatti se c'è una cosa che mi piace fare in questi giochi è caricarmi quanto più possibile come un mulo di quest, andare in giro a completarle tutte per poi tornare dagli NPC che me le hanno richieste per raccogliere tutto in una volta, ricompensa ed esperienza. E invece no, perché qui dovrete andare da un solo NPC per volta, completare la missione e poi passare a un altro NPC, il quale vi manderà praticamente nello stesso punto dove eravate 5 secondi prima per raccogliere i fiorellini gialli invece che quelli bianchi che vi erano stati chiesti dall'NPC precedente. Due cose che potevano essere fatte nello stesso momento, no, dovrete farle una per volta. In 2 ore circa, skippando tutti i dialoghi e correndo come un matto a destra e a sinistra per cercare di completare quante più quest possibile nel più breve tempo, sono riuscito a costruire solo una casa e un piccone di pietra, prima di rimanere incastrato in un bug del terreno senza potermi più muovere. Ed è stato in quel momento che ho cominciato a imprecare contro qualunque sia stato il dio pagano di quel tempo, che ho deciso di uscire dal gioco e disinstallarlo per sempre. A tutto ciò dovete aggiungere un pessimo doppiaggio e interazioni con i personaggi, con l'ambiente circostante e con gli oggetti tra le peggiori che io abbia mai visto in VR. Non c'è un solo oggetto che tenendolo in mano non abbia un'angolazione decente per essere utilizzato in modo corretto e comodo. Faccio uno sforzo e provo a trovare qualcosa di positivo. Il sistema di navigazione. Premendo il tasto A nel controller destro vi verrà mostrata una bussola con un'enorme freccia dorata che vi indicherà la direzione da seguire con tanto di distanza dall'obiettivo, in modo tale che saprete quanto dovrete rompervi le palle prima di arrivarci. Seguire le quest principali e secondarie comunque non è difficile. Senza leggere il diario, infatti, basta aprire la bussola per conoscere la direzione da seguire e l'azione da compiere. Il problema è che è tutto troppo dispersivo per far venire voglia di seguire un'altra quest. Va un po' meglio nella modalità sandbox, dove buona parte degli elementi per costruire e ampliare il proprio campo saranno già sbloccabili e utilizzabili fin da subito. Basterà soltanto raccogliere le risorse necessarie, che fortunatamente abbondano ovunque, che possono essere recuperate molto rapidamente senza neanche dover utilizzare attrezzi. Infatti, buona parte delle risorse può essere raccolta semplicemente avvicinandosi e premendo il grilletto, cosa che farà andare la risorsa direttamente nel vostro zaino sulle vostre spalle. Soltanto per gli alberi e le rocce più grandi ho dovuto utilizzare un'ascia e il piccone, mentre per tutto il resto mi è bastato correre in giro premendo i grilletti a casaccio per ritrovarmi lo zaino strapieno di risorse utili per la costruzione di strutture e attrezzi. Fame e sete infine possono essere tenuti a bada molto facilmente, visto che basta bere l'acqua dei fiumi e dei laghi senza rischio di beccarsi alcuna malattia, e le bacche, che si trovano facilmente ovunque, rappresentano già un'ottima fonte di nutrimento senza che la cosa vi faccia venire la dissenteria, cosa che vi causerebbe perdita di liquidi e sali minerali. Si può anche dormire, ma non ho capito perché, visto che non c'è un indicatore che segnala la perdita di sonno, e durante tutto il gameplay non ho accusato il bisogno di dormire o semplicemente non ho avuto abbastanza voglia per scoprirlo. Bene, comunque credo di aver già dedicato uno spazio incredibilmente enorme a questo gioco, dal quale vi suggerisco di starne ben lontani e non lasciatevi fregare dalla curiosità di volerci scoprire dentro qualcosa di buono, soprattutto se conoscete la versione flat e ne avete un bel ricordo, perché i due giochi non sono assolutamente la stessa cosa a partire dal team di sviluppo. Non mi spiego l'elevato numero di recensioni positive sullo Store Meta, ed è incredibile se penso che quelle persone che hanno dato 5 stelle su 5 hanno giocato la stessa merda che ho giocato io. Ma fidatevi ragazzi, Medieval Dynasty New Settlement
è un gioco davvero brutto e sotto ogni punto di vista. Bene, grazie per la visione completa, like, iscrizione e campanella, continuate a seguire attivando tutte le notifiche, supportate il canale attraverso il tasto super grazie oppure dando uno sguardo a descrizione e primo commento dove troverete i link Amazon per l'acquisto di Quest 3 e altri visori VR, il mio link referral Meta per ricevere 30 euro di credito utilizzandolo prima di attivare un nuovo visore e tanti altri link per l'acquisto di accessori VR delle migliori marche con tanto di codice sconto. Utilizzando questi link date una piccola mano al canale senza dover pagare nulla e senza alcun sovrapprezzo e anzi avrete solo dei vantaggi. Grazie per la visione completa. Da Ben è tutto, ci vediamo alla prossima. Un saluto Marmaglia.